A maggio del 1973, su un Saturn V modificato, fu lanciata la stazione spaziale americana Skylab. Durante il lancio, la stazione riportò dei danni, che furono riparati in orbita dagli astronauti della successiva missione Skylab 2. Ci furono in totale 3 missioni, e tutte e 3 utilizzarono, come razzo vettore, un Saturn 1B. A luglio del 1979, lo Skylab terminò la sua missione, schiantandosi nell'atmosfera terrestre. Nel 1984, il presidente americano Ronald Reagan annunciò la volontà di costruire una stazione spaziale con equipaggio permanente, la Freedom. Il 28 gennaio 1986, lo Space Shuttle Challenger esplose durante il decollo e questo portò ad un congelamento di tutti i piani della NASA. Di contro, dal 1971, i russi, con il programma Salyut, Salute, fuochi di artificio, avevano portato in orbita già 7 stazioni spaziali. Ad esempio, dal 1982 al 1986, ben 10 equipaggi prestarono servizio a bordo di Salyut 7, che terminò la sua missione a febbraio del 1991. Ad inizio del 1986, i russi iniziarono la costruzione della Mir, Pace, Mondo, che viene terminata dopo circa 10 anni. La Mir stazionava in orbita bassa e ruotava intorno alla Terra a circa 27.700 km/h, completando circa 15 orbite al giorno. Era lunga 19 metri e larga 31, con un'altezza di circa 27 metri, pesava 130 tonnellate. Il suo assemblaggio modulare fu fondamentale per lo sviluppo dell'ISS. Ad esempio, il modulo Z, impegnato sull'ISS, è proprio una versione modificata del blocco base della Mir. I segmenti della Mir erano portati in orbita dai razzi Proton 8K-82K, lanciati dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan. La NASA utilizza Cape Canaveral, in Florida, mentre l'Agenzia Spaziale Europea usa lo spazioporto in Guyana. I cosmonauti russi raggiungevano la Mir tramite le navicelle Soyuz, Unione. Con uno spazio vitale di 7 metri cubi e mezzo, il modulo di comando Apollo ne aveva un po' più di 6, può ospitare al massimo 3 cosmonauti. La navicella è formata dal modulo orbitale, dalla capsula di rientro e dal modulo di servizio. I rifornimenti, invece, venivano inviati tramite le navette Progress. Questa capsula spaziale non aveva capacità di rientro nell'atmosfera terrestre. Era dotata di un sistema automatico che poteva eseguire in maniera semi-autonoma l'attracco alla Mir. Una volta agganciata, vi rimaneva fino a poco tempo prima dell'arrivo della Progress successiva. Veniva quindi riempita di rifiuti, sganciata e fatta decadere dall'orbita per bruciare infine nell'atmosfera. Il programma russo Buran, Tempesta di neve, era la risposta russa allo shuttle americano e sarebbe servito per rifornire la Mir. Il programma fu avviato nel 1974 e fu cancellato nel 1993 con il crollo dell'Unione Sovietica. A novembre del 1988 il Buran 1.01, la prima e unica navetta completata, partì da Baikonur per il suo unico volo orbitale, senza equipaggio a bordo. Dopo 206 minuti lo concluse con un perfetto atterraggio automatizzato. In realtà, nel 1995, una versione adattata allo shuttle del congegno di aggancio del Buran alla Mir fu portata in orbita proprio dallo shuttle. Nacque così il programma Shuttle Mir. Tra il 1992 e il 1993 America e Unione Sovietica si accordarono per cooperare su un progetto NASA e costruire la prima stazione spaziale internazionale.
La costruzione degli ISS è iniziata a partire dal 1998 e la stazione rimarrà in funzione fino al 2024. Sono 5 le agenzie coinvolte: la NASA, l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Giapponese per l'Esplorazione Spaziale, l'Agenzia Spaziale Canadese e l'Agenzia Russa per l'Aviazione e lo Spazio. A circa 410 km da Terra, ha una velocità orbitale di circa 27.600 km/h e completa circa 15 orbite al giorno. Da novembre 2000 è abitata continuativamente da un equipaggio variabile tra i 2 e i 6 astronauti o cosmonauti. Oltre alle ricerche scientifiche, biologia, chimica, medicina, fisiologia, fisica, astronomia e meteorologia, serve a sviluppare e testare tecnologie per l'esplorazione spaziale, in preparazione per altre missioni oltre l'orbita terrestre e per voli spaziali di lunga durata. All'interno della stazione spaziale tutto è standardizzato. Questi scompartimenti standard sono chiamati International Standard Payload Rack, ISPR. Ciascuno misura 200 x 105 x 86 cm, pesa 104 kg e può contenere un ulteriore carico di attrezzature di 700 kg. Possiamo immaginarli come dei grossi frigoriferi side by side. Un ISPR, tipicamente, contiene 37 scomparti per carichi scientifici, che possono essere scambiati per ospitare diversi componenti oppure altri tipi di carichi. Zarya-Alba è stato il primo modulo. Fornì energia, propulsione e spazio cargo durante le prime fasi di assemblaggio. Attualmente è utilizzato come modulo cargo per immagazzinare nella sezione pressurizzata beni di prima necessità e ricambi, mentre i suoi serbatoi esterni immagazzinano propellente. Il modulo di connessione Unity collega la sezione russa a quella americana. È lungo 4 ISPR. Fu lanciato nel dicembre 1998 con la missione Endeavour, che tramite il Canadarm lo unì a Zarya. Attraverso il modulo scorrono le risorse essenziali alla stazione spaziale, come fluidi, sistemi di controllo ambientale e di supporto vitale, connessioni elettriche e dati. Il Pressurized Mating Adapter, PMA, interconnette navette e moduli che possiedono diversi meccanismi di aggancio. PMA-1 connette permanentemente Unity a Zarya. Il modulo di servizio Zvezda Stella è in realtà il DOS-8 del programma Salyut e fu costruito originariamente per la Mir. Fu lanciato a luglio 2000 a bordo di un razzo Proton. Contiene alloggiamenti per 2 cosmonauti, alcuni attrezzi per gli esercizi ginnici forniti dalla NASA, un gabinetto e una cucina con un refrigeratore e un congelatore. Contiene i computer russi primari per la guida e la navigazione. Tra i sistemi vitali per 4 cosmonauti, il sistema Vozduk, che rimuove l'anidride carbonica, il sistema Electron, che trasforma l'umidità condensata e le acque di scarico in idrogeno espulso e in ossigeno reimmesso nella ventilazione. È stato spesso criticato per l'eccessiva rumorosità. Il modulo è la destinazione di aggancio principale delle navicelle russe Soyuz e Progress, nonché dell'ormai dismesso cargo ATV dell'ESA. Pierce Molo ha un portello per consentire le attività extraveicolari eseguite indossando le tute spaziali russe Orlan M, Aquila di mare. È anche un punto di attracco per le navette russe Soyuz o Progress. Poisk, ricerca, è pressoché identico a Pierce, con l'aggiunta di interfacce per 2 carichi scientifici esterni. Pierce è attaccato sotto Zvezda.
mentre Poisk è agganciato sulla sua parte superiore. Rassiev Alba è un altro modulo russo utilizzato sia come attracco per le navicelle Soyuz o Progress, oppure come area di stoccaggio e di passaggio di materiali e attrezzature varie. È però anche un vero e proprio laboratorio scientifico. Al suo esterno ha un aggancio per l'European Robotic Arm. Il modulo Destiny è un modulo di ricerca americano, connesso con il modulo Unity. Contiene 24 ISPR, 13 a uso scientifico e restanti 11 per le apparecchiature di sistema. Al suo arrivo sulla stazione ne conteneva soltanto 5. I Multipurpose Logistic Modules, Raffaello e Leonardo, costruiti dall'Agenzia Spaziale Italiana, portarono successivamente in orbita i rimanenti. Il terzo modulo, Donatello, non fu mai lanciato. Il nodo 2, Harmony, è più grande del primo nodo, Unity, ed è lo snodo tra il modulo americano, europeo e giapponese. Contiene inoltre 2 porte di attracco alla stazione, PMA-2 e PMA-3, e 8 alleggiamenti ISPR. È stato costruito dall'italiana Thales Alenia Space, sotto la supervisione dell'Agenzia Spaziale Italiana. È essenziale per lo scambio di dati e di video con la Terra, per la distribuzione all'interno degli ISS di energia elettrica, per il riscaldamento e per il suo raffreddamento. PMA-2 serviva per far agganciare lo shuttle, che ora però non è più operativo. Su di esso è stato quindi montato l'adattatore IDA-2. La Crew Dragon ne ha fatto ad esempio uso. Stessa sorte anche per PMA-3, aggiornato con IDA-3. Il Quest Join Airlock è composto da Equipment Lock, che contiene i sistemi necessari per l'utilizzo e la manutenzione delle tute spaziali EMU, Crew Lock, che è la porta di uscita e di rientro dalla stazione per le passeggiate spaziali o EVA. Prima di Quest, le passeggiate russe erano fatte con le Orland a Zebda, mentre gli americani usavano lo shuttle per le EVA. Gli astronauti passano la notte prima della passeggiata nell'airlock, in modo da non soffrire di problemi di decompressione al termine delle attività. Il laboratorio scientifico Columbus è un modulo di ricerca sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea ed è stato costruito in Italia a Torino. Può contenere al massimo 10 alloggiamenti ISPR, trasportato via i moduli logistici Leonardo e Raffaello, o con la navetta di rifornimento giapponese HTV. La piattaforma esterna di stivaggio, ESP, è costituita da un contenitore esterno che custodisce parti di ricambio per la stazione spaziale, chiamate ORU. Ci sono 3 SP. ESP1 è attaccato al modulo Destiny. ESP2 ed ESP3 sono molto più grandi di ESP1. ESP2 è stato installato vicino all'airlock. ESP3 è invece in Truss S3. Il modulo giapponese Kibo, Speranza, è costituito da 4 elementi. Il primo è PM, che è un laboratorio contenente 10 ISPR per esperimenti di microgravità. Il secondo è F, che è all'esterno di PM ed è usato per esperimenti richiedenti l'esposizione diretta nello spazio. È dotato di un braccio robotico, RMS. Il terzo è LMS, che contiene 3 ISPR ed è usato come un'area di montaggio degli esperimenti eseguiti in EF. Il quarto e ultimo è LMPS, che è un'area di immagazzinamento materiali.
Il nodo 3, Tranquility, è agganciato al nodo 1, Unity, ed è stato costruito da Thales Alenia Space in Italia. Con 8 ISPR fornisce sistemi di supporto vitale e contiene attrezzature ginniche. Sulla porta verso terra è presente la cupola, punto di osservazione per le attività esterne o di attracco. Dalla cupola si controlla il braccio robotico del manipolatore remoto degli ISS. Verso la sezione russa c'è il BIM, che è stato installato per verificare le prestazioni nello spazio di una struttura gonfiabile, dal punto di vista termico, strutturale, di durabilità meccanica e di perdite nel lungo periodo. Dalla parte opposta c'è il modulo Leonardo. Come l'altro modulo multifunzionale Raffaello, era usato dagli shuttle per trasportare materiale da e sulla ISS. Quando il programma Shuttle fu chiuso, fu reso permanente sulla ISS per immagazzinare parti di ricambio, rifornimenti e materiale di scarto. MSS è un sistema robotico sviluppato dall'Agenzia Spaziale Canadese. È composto da 3 parti. La prima, MBS, è la base mobile del sistema. Scorre su rotaie fissate alla truss e si può quindi posizionare esattamente dove serve. La seconda è il Canadarm2, che è un braccio robotico di 18 metri che può assemblare moduli e spostare carichi di ogni tipo. Se non sono utilizzabili i normali portelloni di attracco, può essere usato per agganciare alla stazione le navicelle. La terza e ultima parte è Dextre, che è una doppia mano robotica che può essere attaccata a Canadarm2, ISS o MBS. Ha 2 bracci di 3,5 metri. È utilizzato per operazioni di precisione e di routine, come il cambio delle batterie esterne, evitando agli astronauti pericolose passeggiate spaziali. ITS o Truss è la spina dorsale degli ISS. È un'intelaiatura dove vengono montati componenti non pressurizzati, come i pannelli solari, i radiatori e altre attrezzature. Per assemblarla sono state necessarie 11 missioni shuttle. È lunga circa 110 metri ed è fatta di alluminio e acciaio inossidabile. Il primo segmento è stato Z1, che contiene ad esempio il giroscopio momento di controllo. Attualmente non è più utilizzato come truss ed è connesso solo ad Unity. L'antenna S-band serve per le comunicazioni verso terra, ad esempio telemetria. Il segmento centrale si chiama S0 ed è in grado di stradare elettricità e calore verso la truss S1 e P1. È collegato alla stazione attraverso 4 braccetti. I segmenti S1 e P1, connessi a S0, contengono sia il carrello per far muovere il Canadarm2, sia gli agganci ai radiatori. In entrambi i segmenti scorre l'ammoniaca, che si riscalda principalmente a causa di tutte le apparecchiature della stazione. Il fluido è condotto sui radiatori, dove infine il suo calore verrà dissipato nello spazio. I segmenti S2 e P2 avrebbero dovuto contenere dei propulsori a razzo per far muovere la stazione, ma non furono mai realizzati perché la funzionalità era già presente nei moduli russi. I segmenti S3 e P3 hanno forma esagonale e sono prettamente in alluminio. In totale sono presenti 4 piattaforme ELC che permettono l'alloggiamento di carichi in una zona pressurizzata o non. La piattaforma di stivaggio ESP3 è posizionata sotto al segmento S3.
proprio accanto al modulo LC4. Lo spettrometro magnetico alfa, AMS, è invece posizionato sopra il segmento S3. È un rilevatore progettato per la ricerca di nuovi tipi di particelle, antimateria, materia oscura, materia strana, tramite la misura ad alta precisione della composizione dei raggi cosmici. I segmenti S4 e P4 contengono ciascuno due coppie di pannelli solari, un radiatore e un giunto che permette di orientare i pannelli sempre verso il Sole. I segmenti S5 e P5 sono dei semplici connettori. La lunghezza del vano di carico degli shuttle ha inciso sulle dimensioni di S4 e P4 e ha reso necessari questi giunti in modo da estenderne la lunghezza. Ai segmenti S6 e P6, tramite longheroni, sono connesse due coppie di pannelli solari, che contengono 32.800 celle solari. Tali pannelli possono ruotare e seguire lo spostamento del Sole. L'energia viene immagazzinata in batterie al litio situate alla base di ciascun pannello. Poiché i pannelli si riscaldano durante l'uso, i radiatori servono a raffreddarli, proprio come i radiatori di S1 e P1.